Italiano con Eli. Vi piace la lingua italiana, ma vi sembra un po' difficile? Ho la soluzione. Nel video di oggi vedremo alcune parole ed espressioni molto utili e semplici per poter parlare con le persone italiane. Iniziamo dai saluti. Saper salutare in modo appropriato nelle diverse situazioni è fondamentale. Vediamo uno dei saluti più conosciuti italiani, ovvero ciao. Ricordate che ciao serve per salutare quando incontriamo qualcuno, ma anche quando ci congediamo, ovvero quando l'incontro è finito. Ciao è un saluto informale, ciò significa che è amichevole e può essere utilizzato in contesti informali, per esempio con amici, familiari o con i bambini. In altri contesti e con persone pertanto sconosciute è bene non utilizzare ciao, ma utilizzare altri tipi di saluti, dei saluti formali. Con le persone che non conosciamo possiamo utilizzare buongiorno o buonasera. Ecco una regola molto immediata. Buongiorno può essere utilizzato dalle 6 del mattino più o meno fino alle 17. Dopo le 17, quindi all'imbrunire, si utilizza buonasera. Negli ultimi anni c'è anche un nuovo saluto relativamente recente, quindi nella lingua italiana, che è buon pomeriggio. Buon pomeriggio generalmente si utilizza subito dopo pranzo, ovvero dalle 13 fino alle 17. Inoltre esiste anche buonanotte. Attenzione però! Buonanotte si utilizza solo quando ci si congeda da qualcuno perché si va a dormire. L'espressione di saluto formale più conosciuta è senz'altro arrivederci. Ricordate quindi che ciao serve per congedarsi da persone che conosciamo e invece arrivederci da persone con cui si ha un rapporto formale. Esiste anche il saluto arrivederla, che è un po' più formale rispetto a arrivederci e viene utilizzato quando ci allontaniamo da un'unica persona. Arrivederci può essere utilizzato per una persona o anche tante, arrivederla invece solo nel caso di una persona. Alla fine di un incontro, cioè quando andiamo via, possiamo anche utilizzare buona giornata e buona serata, a seconda appunto del momento della giornata. Al mattino diremo buona giornata e invece di sera diremo buona serata. Quando qualcuno ci saluta in questo modo, che cosa possiamo dire? Possiamo dire altrettanto. Ripeto perché è una parola un po' complessa. Altrettanto, che può essere utilizzato sia in modo formale che informale. Infatti il significato è anche a te o anche a lei. Se volete chiedere un'informazione a qualcuno, per prima cosa dovrete attirare la sua attenzione. Il modo per farlo è utilizzare scusa in modo informale, quindi quando conosciamo qualcuno, oppure scusi in modo formale. Molto facile è che voi utilizziate scusi se per esempio dovete chiedere un'informazione per strada o all'interno di un museo. E per ordinare qualcosa al bar, in un ristorante o in un negozio? Beh, in questo caso possiamo utilizzare un verbo che è molto utile, il verbo vorrei. Vorrei corrisponde all'inglese I would like, pertanto è molto cortese e corrisponde allo spagnolo querría. Mi raccomando, utilizzate vorrei e non voglio, proprio perché è molto cortese. Altre due parole imprescindibili sono questo e quello. Pertanto potrete dire in un negozio, per esempio, vorrei quello. Questo? No, quello.
A questo punto direi che sapete ordinare per esempio un caffè. Potrete dire vorrei un caffè, ma poi va aggiunta una parte importantissima, cioè per favore, oppure per piacere, o in modo un po' più formale per cortesia. Ricordate che ogni volta che formulate una richiesta è bene aggiungerli alla fine della frase. Se vi trovate in un negozio e volete sapere quanto costa un oggetto, potete chiedere quanto costa oppure quant'è? Attenzione alla pronuncia. Quant'è? Un verbo che sicuramente troverete utile è posso, ovvero viene utilizzato quando vogliamo chiedere il permesso di fare qualcosa. Posso? Questa è la voce del verbo potere, è la prima persona del verbo potere. Il verbo potere viene anche utilizzato per chiedere aiuto. Se avete bisogno di aiuto, potete dire scusi, mi può aiutare? In modo formale, oppure scusa, mi puoi aiutare? In modo informale. Notate che l'unica differenza è puoi rispetto a può. Questo perché puoi è alla seconda persona, quindi stiamo dando del tu al nostro interlocutore, e invece può è alla terza persona e pertanto forma di cortesia. Stessa cosa, se avete bisogno di chiedere qualcosa, potete dire scusi, mi può dare, per esempio, dell'acqua? E in modo informale invece, scusa, mi puoi dare dell'acqua? Anche il verbo andare è molto importante, corrisponde all'inglese to go e allo spagnolo ir ed è importante, specie se dovete chiedere al tassista di portarvi da qualche parte. Potreste infatti dire vorrei andare al Colosseo, per esempio, o vorrei andare all'aeroporto. Se volete chiedere dove si trova qualcosa, è molto semplice. Basta che utilizziate dov'è. Esempio, dov'è il Colosseo? Un'altra parola imprescindibile è grazie. Ve lo dico perché so che questa parola è conosciutissima, ma spesso la pronuncia non è corretta. Attenzione a come la pronuncio. Grazie. Ripeto, grazie. E come possiamo rispondere a chi ci ringrazia? Beh, senz'altro possiamo dire prego, ma in realtà esistono molti altri modi. Vi consiglio la visione del video sui 20 modi per dire prego. Sì, ce ne sono proprio tanti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Credo che con queste parole ed espressioni viaggiare in Italia sia molto più semplice. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e se vi interessa la lingua italiana iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Pubblico un video ogni sabato, in questo modo sarete certi di ricevere tutte le settimane i video che pubblico. Vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nella prossima lezione. A presto!